Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato di Historic Brawl, sfruttando la nuova collaborazione offerta da Jacopo Lunetta per esplorare i meandri di questo nuovo formato su MTG Arena che sta pian piano crescendo di popolarità tra i videogiocatori. In questo viaggio proveremo ad esaminare alcuni archetipi, concentrandoci in questa prima occasione su un color pie che è un concentrato di potenza e sinergie, quello Jeskai, che ben si sposa col desiderio di controllare le minacce avversarie. Un approccio non certo facile, ma grazie anche al potenziale di questo comandante avremo più di un modo per piegare le intenzioni dei nostri nemici, proponendo una serie di interazioni e risposte ben calibrate per le rapide evoluzioni del meta di questo formato tutto nuovo. Questa volta vi parleremo di Narset of the Ancient Way. Come vedete in questa occasione vi presentiamo nella zona di comando un viandante, non specificatamente dedicato all'EDH, prima grossa differenza di questo formato a 100 carte rispetto al cartaceo, che offre chiaramente una serie di peculiarità molto interessanti, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno blu, uno rosso, uno bianco, abbiamo un Planeswalker per 4 punti lealtà, che ci offre 3 abilità attive, tra cui una ultimate piuttosto intrigante. L'abilità con il +1 recita: guadagni 2 punti vita, aggiungi un mana blu, un mana rosso o un mana bianco. Spendi questo mana solo per lanciare una magia non creatura. Con il -2 abbiamo: pesca una carta, poi puoi scartare una carta. Quando scarti una carta non terra in questo modo, Narset of the Ancient Way infligge a una creatura o un Planeswalker bersaglio danno pari al costo di mana convertito di quella carta. Il -6 invece dichiara: ottieni un emblema con ogni qualvolta lanci una magia non creatura, questo emblema infligge 2 danni a un qualsiasi bersaglio. Il focus di questo viandante è chiaramente rivolto alle magie non creatura, sia nell'abilità positiva, fornendoci prezioso mana aggiuntivo colorato, sempre buono in una build tricolor, sia con quella negativa, che si trasformano quasi sempre in danni o rimozioni, per i permanenti o per il nemico. Con queste premesse è chiaro che plasmeremo le scelte tra le 99 per valorizzare al meglio Narset of the Ancient Way, ma vediamone nel dettaglio qualcuna, così da comprendere quali possono essere le carte ideali per questa build. In un archetipo composto da singole, con un piano di gioco suggerito da questa Narset of the Ancient Way ben specifico, è chiaro che dovremo puntare su carte che si preoccupano di coprire al meglio alcune esigenze irrinunciabili, se vogliamo che la nostra lista funzioni al meglio. Non possono mancare elementi di card draw, soprattutto, come nel caso di Weirding of True, se vengono attivati dalle nostre magie non creatura, che comporranno buona parte della nostra lista, selezionando anche, se disponibile, un Planeswalker di tutto rispetto su questo fronte, Teferi, Hero of Dominaria. Il suo +1 ci offre carte e mana, un plus enorme in una lista che punta a replicare alle mosse del nemico, senza contare che il -3 e la ultime possono porre la parola fine alle velleità dell'opponente in modo definitivo. Non potendo schierare molte creature nella lista, nel nostro esempio ne avremo solo 2, dobbiamo popolare il board in qualche modo. Ecco che carte come Felidan Retreat sono perfette per lo scopo, senza contare che potranno trasformarsi alla lunga in bittanti corpulenti, perfetti per proteggere il generale. Di magie ne dovremo scegliere diverse, ma sarà meglio puntare su quelle modali, in grado di racchiudere in un'unica carta più effetti, come nel caso di Prismari Command, Rip Apart e Eliot's Intervention, così da coprire, a seconda delle situazioni, più risposte in un'unica carta. Un altro esempio simile lo ritroviamo in Chandra, Torch of Defiance, un viandante che racchiude diverse opzioni, dal card advantage ai danni alla produzione di mana, tutto in un'unica soluzione, flessibile a sufficienza per coprire minacce o esigenze del momento. E visto che non avremo mai dal nostro lato del board molte creature tradizionali, sarà bene infarcire la build di effetti globali che rispondano a questi permanenti, come nel caso di Rive's Rebuke o di Clays Nova, così da darci fiato e azzerare definitivamente eventuali minacce del nemico. Principe di questo concetto è di certo Ugin, the Spirit Dragon, un must in una build votata al controllo, che potrà ben presto portarci sul carro dei vincitori se riuscirà a restare in campo il tempo necessario per arrivare alla sua ultimate, per un vantaggio impressionante persino per questo formato. A differenza del cartaceo, su MTG Arena possiamo dotarci di diversi strumenti per comprendere come si comporta il nostro mazzo, nel meta attuale e futuro. Uno di questi, MTGA Untapped, ci offre una panoramica sempre aggiornata sia degli incontri sia dell'evoluzione della lista. Un modo più che valido per capire se possiamo migliorare il nostro archetipo, che in questo momento viaggia su una win rate del 53%, con alcuni matchup più favorevoli di altri, come potete vedere nella sezione dedicata ai matchup. C'è anche la storia della lista, in cui vengono indicate le carte modificate, le partite e le performance generali, tutte informazioni molto utili per comprendere come migliorare la lista, visto che il meta al momento sta subendo continue trasformazioni. Si tratterà di capire se Narset of the Ancient Way, con il suo arsenale di magie, sarà in grado di tenere testa al contesto che si sta creando in questo formato, che come potete vedere presenta ancora tanti archetipi molto diversi tra loro da affrontare.
Altro tema molto delicato su MTG Arena riguarda il numero di wild cards, soprattutto a rarità elevata, che dovremo utilizzare per la composizione di questo archetipo, che come potete immaginare non è certo agevole da costruire una lista da 100 carte. Il primo scoglio arriva con la mana base, che contiene 26 terre di tipo raro, con diverse terre doppie, vista la necessità di stabilizzare un tricolor, piuttosto mana intensive, anche solo per castare il generale, fondamentale per avviare il nostro gameplay. Siamo comunque intorno alle 50 carte di livello raro, dove emergono diverse staple del formato, indispensabili per dare solidità alla strategia dell'archetipo, che deve ottenere il massimo dalle carte a disposizione. Sul fronte delle mitiche non siamo messi molto meglio, con 17 di loro necessarie per completare la lista, ma si tratta di carte che potrebbero trovare un impiego anche altrove, soprattutto i Planeswalker, colonna portante di questa build. Insomma, un archetipo non certo leggero, ma almeno possiamo, anche grazie alle peculiarità di questo formato, concentrare i nostri sforzi su singole carte, massimizzando la resta delle nostre preziose wild cards. Con un meta in forte evoluzione è chiaro che attorno a questa Narset of Ancient Way sarà necessario effettuare diversi aggiustamenti per correggere il tiro, nell'ottica di migliorare le performance complessive, aiutati tra l'altro dallo strumento di statistiche che traccia i vari matchup nel loro dettaglio. Una prima variazione sostanziale riguarda l'aggiunta di carte come Shatter the Sky o Doomskar, risposte specifiche verso aggro al posto di Expansion Explosion o di As for a Told, carte che puntano a fare value, meno adatta al contesto del momento particolarmente affollato da aggro di vario tipo. Altra piccola correttiva è avvenuta sulla mana base, sostituendo con una pianura innevata la Ghost Quarter presente nella lista sotto esame, per avere una maggiore consistenza nei primi turni, dove il mana colorato è vitale per sostenere i nemici più aggressivi. Nel caso il meta si orientasse verso dei control deck, converrà rivedere la densità delle rimozioni, soprattutto quelle a creatura, in favore di qualche counter come Domin's Veto o Negate, che possono darci modo di interagire meglio contro questi mazzi che potrebbero spuntare con più o meno frequenza sulla piattaforma. Se invece spuntassero nuove combo problematiche, l'introduzione di carte come Planar Cleansing o Aurora Revelation e in generale rimbalzini o rimozioni di massa potrebbero darci modo di raddrizzare la situazione, nel caso il meta virasse in quella direzione. Di certo, grazie anche a MTGA Untapped, avrete modo di vedere l'evoluzione di questa lista, che sicuramente vedrà diversi aggiustamenti nel tempo, mantenendo sempre vivo il materiale che vi stiamo condividendo in questo primer, dedicato a questo formato. Siamo arrivati alla conclusione di questa particolare analisi. Ringraziamo Jacopo Lunetta per averci guidato non solo alla scoperta di questo viandante, ma in generale del formato Historic Brawl, che sta offrendo un modo tutto nuovo di giocare su MTG Arena. Se vi piacciono i colori Jeskai e volete controllare al meglio le minacce avversarie, questa Narset of Ancient Way potrebbe fare al caso vostro, anche perché in un meta complicato come quello attuale vi può offrire un'ottima base per contrastare chiunque. E se volete saperne qualcosa di più su questo Historic Brawl o siete incuriositi da qualche comandante in particolare, fatecelo sapere nei commenti di questo video, noi saremo sempre disponibili ad arricchire questa sezione del canale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.